Nell'attuale contesto commerciale frenetico, una gestione efficace della catena di approvvigionamento è essenziale per la sopravvivenza. La gestione dell'inventario ha un impatto significativo sulla salute finanziaria e sull'efficienza operativa di un'azienda. Essa comprende materie prime, prodotti in lavorazione e prodotti finiti, che rappresentano una parte significativa del patrimonio aziendale. Una gestione efficace trova l'equilibrio tra il soddisfare la domanda dei clienti e il minimizzare i costi di stoccaggio. Un inventario eccessivo aumenta i costi di magazzino e gli sprechi, mentre un inventario troppo scarso porta a esaurimenti e mancate vendite. Una cattiva gestione dell'inventario può danneggiare la redditività, la competitività e la reputazione. La gestione tradizionale dell'inventario spesso si basa su processi manuali e informazioni obsolete. L'inserimento manuale dei dati e controlli sporadici dello stock portano a registri imprecisi, complicando il processo decisionale. La mancanza di visibilità in tempo reale provoca esaurimenti di scorte, eccedenze e previsioni della domanda inadeguate. I metodi tradizionali faticano a gestire la volatilità della domanda e le mutevoli condizioni di mercato. Le fluttuazioni stagionali e i trend imprevedibili creano discrepanze tra la domanda prevista e quella effettiva. Dipartimenti isolati come approvvigionamento, produzione e vendite mancano di coordinamento. Ciò si traduce in livelli di inventario non allineati, ritardi di produzione e opportunità di vendita perse. Una comunicazione efficace e la condivisione dei dati in tempo reale sono fondamentali per superare queste sfide. Le soluzioni moderne offrono una migliore integrazione e visibilità in tutta la catena di approvvigionamento. La gestione intelligente dell'inventario sfrutta la tecnologia e l'analisi dei dati per ottimizzare i livelli di magazzino e ridurre i costi, automatizza le attività, fornisce visibilità in tempo reale e consente di prendere decisioni basate sui dati. Il passaggio da un approccio reattivo a uno proattivo è fondamentale. L'analisi dei dati offre informazioni sui modelli di domanda, aiutando ad anticipare le fluttuazioni future. In questo modo si garantisce la disponibilità dei prodotti giusti nelle giuste quantità al momento giusto. La visibilità in tempo reale integra i dati provenienti da varie fonti per una visione completa. Monitorando i movimenti di magazzino e i livelli delle scorte in modo proattivo si evitano colli di bottiglia. La collaborazione lungo tutta la catena di fornitura viene migliorata grazie alla condivisione centralizzata delle informazioni. L'abbattimento dei silos tra i reparti migliora il coordinamento. La gestione intelligente dell'inventario consente alle aziende di prosperare in mercati dinamici. La visibilità è il fondamento di una gestione intelligente dell'inventario. Fornisce una chiara comprensione dei livelli di scorte, delle ubicazioni e delle quantità. Senza visibilità, le aziende si trovano ad affrontare incertezze negli ordini, nella produzione e nell'evasione degli ordini. Immaginate un negozio al dettaglio senza dati di inventario. Questo porterebbe a esaurimenti di scorte e insoddisfazione dei clienti. Le tecnologie di tracciamento in tempo reale, come la scansione di codici a barre e la tecnologia RFID, offrono informazioni immediate. Questo permette di fare promesse precise ai clienti e di ottimizzare le operazioni di evasione degli ordini. La visibilità si estende oltre le operazioni interne per includere fornitori e partner. L'integrazione dei dati di inventario migliora la capacità di risposta e il coordinamento. La visibilità in tempo reale riduce al minimo gli esaurimenti di scorte e le eccedenze. Dati accurati sull'inventario sono essenziali per prendere decisioni informate. L'implementazione di tecnologie di visibilità è fondamentale per una gestione efficace dell'inventario. Le previsioni della domanda guidano le aziende attraverso le fluttuazioni della domanda dei clienti. Previsioni accurate
allineano i livelli delle scorte alle esigenze previste. I metodi tradizionali si basano su dati storici e sul giudizio, spesso inaffidabili in mercati volatili. L'analisi avanzata e l'apprendimento automatico, invece, generano previsioni dinamiche che tengono conto di fattori come i dati di vendita, le tendenze stagionali e gli eventi esterni. L'apprendimento automatico identifica modelli e correlazioni per previsioni precise. Questo permette di ottimizzare i livelli delle scorte, riducendo al minimo le rotture di stock e le giacenze in eccesso. Per fare un esempio, i rivenditori di moda possono anticipare le tendenze e fare scorta di conseguenza. Le previsioni della domanda ottimizzano anche le strategie di prezzo. Comprendere la domanda futura consente di apportare modifiche dinamiche ai prezzi per garantire la redditività. Il tasso di rotazione delle scorte misura l'efficienza con cui un'azienda vende e rifornisce le proprie scorte. Un alto tasso di rotazione indica vendite solide e una gestione efficiente. Per calcolare il tasso di rotazione è necessario dividere il costo del venduto per il valore medio delle scorte. Ad esempio, un'azienda con 1 milione di euro di vendite e 250.000 euro di scorte ha un tasso di rotazione di 4. Ottimizzare il tasso di rotazione libera flusso di cassa per altre aree aziendali. Riduce il rischio di obsolescenza e minimizza i costi di stoccaggio. Un tasso di rotazione efficiente è fondamentale per mantenere la redditività. Le aziende dovrebbero puntare a tassi di rotazione elevati. Il monitoraggio regolare e le opportune modifiche garantiscono livelli di scorte ottimali. Una gestione efficace del tasso di rotazione migliora l'efficienza complessiva dell'azienda. I costi di giacenza rappresentano le spese associate all'immagazzinamento di prodotti invenduti. Questi costi incidono sulla redditività e costituiscono una parte significativa delle spese operative. Minimizzare i costi di giacenza è essenziale per un bilancio sano. Tra i costi includiamo lo stoccaggio, l'assicurazione, le tasse, l'obsolescenza e il calo delle scorte. Scorte a lenta rotazione o pratiche di gestione inadeguate aumentano questi costi. Facciamo un esempio. 1 milione di euro di scorte con un costo di giacenza del 25% comporta un costo annuo di 250.000 euro. Ridurre i costi di giacenza implica una previsione accurata della domanda e una gestione just in time. Migliorare l'efficienza del magazzino e negoziare condizioni favorevoli con i fornitori è altrettanto utile. Anche la revisione periodica e la liquidazione delle scorte a lenta rotazione possono prevenire ulteriori perdite. Una gestione efficace dei costi di giacenza migliora la redditività. Le aziende dovrebbero concentrarsi sulla minimizzazione di queste spese. L'implementazione di best practice riduce i costi di giacenza e migliora la salute finanziaria dell'impresa. La classificazione ABC assegna priorità all'inventario in base a valore e importanza. Ricordate il principio di Pareto? L'80% degli effetti deriva dal 20% delle cause. Applicato all'inventario, questo significa che una piccola percentuale di articoli genera la maggior parte dei ricavi. La classificazione ABC divide l'inventario in 3 categorie: A, B e C. Articoli di classe A sono i più preziosi e richiedono una gestione rigorosa. Pensate a loro come ai gioielli della corona del vostro business. Articoli di classe B hanno un valore moderato e necessitano di una gestione equilibrata. Sono come i vostri abiti da tutti i giorni, comodi e pratici. Articoli di classe C sono di basso valore, ma con un volume elevato. La gestione può essere meno rigorosa. Immaginateli come le calze che riempiono i cassetti. Dare priorità alla gestione dell'inventario garantisce un'allocazione ottimale delle risorse. Una classificazione accurata migliora l'efficienza complessiva.
Le aziende dovrebbero rivedere e adattare regolarmente le classificazioni per rimanere al passo con i cambiamenti del mercato. La matrice ABC è una rappresentazione visiva dell'importanza dell'inventario. Sull'asse verticale abbiamo la percentuale di prodotti totali, mentre sull'asse orizzontale troviamo il valore o il fatturato. Prodotti di classe A rappresentano un valore elevato ma un volume ridotto. Richiedono un controllo rigoroso e mirato. Prodotti di classe B sono caratterizzati da un valore e un volume moderati. Necessitano di una gestione bilanciata. Prodotti di classe C hanno un valore basso, ma un volume elevato. Per questi prodotti è possibile adottare procedure semplificate. La matrice ABC ci aiuta a sviluppare strategie di gestione appropriate per ogni categoria. La rappresentazione visiva facilita la comprensione delle priorità dell'inventario. Un uso efficace di questo strumento permette di ottimizzare la gestione del magazzino, riducendo i costi e aumentando l'efficienza. La classificazione XYZ tiene conto della prevedibilità della domanda. Combinare le classificazioni ABC e XYZ offre una visione completa dell'inventario. La classificazione XYZ suddivide gli articoli in base alla regolarità della domanda X, Y e Z. Gli articoli X hanno una domanda stabile e prevedibile, come il pane in un supermercato. Gli articoli Y hanno una domanda meno prevedibile ma regolare, come i capi di abbigliamento stagionali. Gli articoli Z hanno una domanda altamente irregolare, come i pezzi di ricambio per macchinari specifici. Combinando le classificazioni è possibile adattare le strategie di gestione dell'inventario. Le aziende possono ottimizzare i livelli di scorte e minimizzare i costi. Comprendere i modelli di domanda migliora la capacità di risposta. Una classificazione efficace aumenta l'efficienza complessiva, permettendo di gestire al meglio le scorte e soddisfare le esigenze dei clienti. Combinando le classificazioni ABC e XYZ, possiamo adattare le strategie di gestione del magazzino in modo mirato. Oggetti AX. Questi articoli, caratterizzati da valore elevato e domanda stabile, richiedono un controllo rigoroso. Previsioni accurate e un monitoraggio attento sono essenziali per gestirli al meglio. Oggetti CZ. Al contrario, gli articoli CZ con valore basso e domanda imprevedibile necessitano di un approccio reattivo. Sistemi just in time permettono di minimizzare i costi di stoccaggio. Strategie su misura. L'obiettivo è ottimizzare i livelli di magazzino. Le aziende dovrebbero sviluppare politiche specifiche per ogni categoria di prodotto. Revisioni periodiche garantiscono l'efficacia nel tempo. Risultati. Combinare le classificazioni ABC e XYZ consente di migliorare l'efficienza complessiva della gestione del magazzino. Strategie efficaci si traducono in una maggiore redditività per l'azienda. L'implementazione dell'analisi ABC-XYZ richiede un approccio sistematico. Ecco i passi da seguire. Raccogliere dati completi sull'inventario. Questo include informazioni su ogni articolo, come quantità, costi e valore d'uso annuo. Calcolare il valore d'uso annuo per ogni articolo. Moltiplicare il consumo annuo per il costo unitario. Classificare gli articoli in base al valore e assegnarli alle categorie ABC. La categoria A rappresenta gli articoli con il valore d'uso annuo più alto, la B quelli con valore intermedio e la C quelli con valore più basso. Analizzare i modelli di domanda e assegnarli alle categorie X, YZ. La categoria X include gli articoli con una domanda stabile e prevedibile, la Y quelli con una domanda moderatamente variabile e la Z
quelli con una domanda altamente imprevedibile. Creare una matrice ABCX, YZ per una rappresentazione visiva. Questa matrice aiuta a identificare rapidamente le diverse categorie di articoli e a sviluppare strategie mirate. Sviluppare politiche di inventario specifiche per ogni categoria. Ad esempio, per gli articoli di categoria AX, alto valore, domanda stabile, si potrebbe optare per un sistema di riordino automatico con livelli di scorte di sicurezza elevati. Implementare e monitorare le politiche, apportando le modifiche necessarie. È fondamentale analizzare regolarmente l'efficacia delle strategie adottate e apportare i cambiamenti opportuni. Automatizzare la raccolta e l'analisi dei dati con un software di gestione dell'inventario. Questo strumento facilita il monitoraggio e l'analisi, riducendo tempi e margini di errore. Rivedere e aggiornare regolarmente le classificazioni. Le dinamiche di mercato e le esigenze aziendali possono evolvere, quindi è importante aggiornare periodicamente le classificazioni per mantenere l'efficienza. L'accuratezza dei dati e l'analisi approfondita migliorano il processo decisionale. Un'implementazione efficace aumenta l'efficienza complessiva. Le aziende dovrebbero impegnarsi in una gestione dell'inventario basata sui dati. Ottimizzare le pratiche di inventario riduce al minimo i costi. Questo si traduce in una maggiore competitività sui mercati dinamici. Il monitoraggio regolare garantisce un miglioramento continuo. Strategie su misura massimizzano la redditività. La combinazione delle classificazioni offre una visione completa. Pratiche di gestione efficaci migliorano la salute finanziaria dell'azienda. Le aziende dovrebbero concentrarsi sulla riduzione al minimo dei costi di stoccaggio. L'implementazione delle migliori pratiche aumenta l'efficienza complessiva. La previsione accurata della domanda è cruciale. I sistemi just in time riducono i costi di stoccaggio. Revisioni e aggiustamenti regolari garantiscono livelli di inventario ottimali. Nella complessa danza della gestione della catena di approvvigionamento, i modelli di gestione del magazzino fungono da coreografi, guidando le aziende verso il delicato equilibrio tra soddisfazione della domanda dei clienti e minimizzazione dei costi di inventario. Questi modelli forniscono un quadro strutturato per prendere decisioni consapevoli su quanto inventario ordinare, quando ordinarlo e come mantenere livelli di scorte ottimali. Proprio come un ballerino esperto adatta i propri movimenti al ritmo e al tempo della musica, le aziende devono selezionare e adattare con attenzione i modelli di inventario per allinearli al loro settore specifico, al modello di business e ai modelli di domanda. Ogni modello ha le proprie ipotesi, punti di forza e limitazioni, quindi è essenziale comprendere le sfumature di ciascun approccio prima di fare una scelta. Fattori da considerare nella scelta di un modello di inventario. Variabilità della domanda. Quanto è prevedibile la domanda dei vostri prodotti? Lead time. Quanto tempo occorre per ricevere l'inventario dopo aver effettuato un ordine? Costi di detenzione. Quali sono i costi associati allo stoccaggio e alla gestione dell'inventario? Costi di ordinazione. Quali sono i costi associati all'emissione e alla ricezione di un ordine? Obiettivi del livello di servizio. Quale livello di disponibilità del prodotto è necessario mantenere per soddisfare le aspettative dei clienti? Il modello della quantità economica d'ordine, EOQ, alla ricerca del punto ottimale. Il modello EOQ, un classico strumento di gestione del magazzino, aiuta a determinare la quantità d'ordine ideale per ridurre al minimo i costi totali di inventario, che includono i costi di ordinazione e i costi di mantenimento. Il modello si basa sui seguenti presupposti: domanda costante e nota, tempi di consegna fissi, assenza di esaurimenti scorte o ordini arretrati. La formula EOQ è la seguente. La quantità economica d'ordine, Q, è uguale alla radice quadrata del risultato della seguente operazione. Si moltiplica per 2 la domanda annuale del prodotto
D. Poi si moltiplica questo risultato per il costo di emissione di un singolo ordine. S. Infine, si divide tutto per il costo annuale di mantenimento di una singola unità di prodotto in magazzino. H. Dove D è la domanda annuale. S è il costo di ordinazione per ordine. H è il costo di mantenimento per unità all'anno. Il modello EOKey aiuta le aziende a trovare il punto ottimale tra ordini troppo frequenti, che aumentano i costi di ordinazione, e ordini troppo poco frequenti, che aumentano i costi di mantenimento. Calcolando l'EOKey, le aziende possono determinare la quantità d'ordine che riduce al minimo il costo totale di inventario. Esempio: immaginiamo un negozio che vende 1000 scarpe all'anno. Ogni volta che il negozio fa un ordine, spende 50 euro per spese di spedizione e gestione. Inoltre, tenere una scarpa in magazzino per un anno costa 2 euro. Per trovare la quantità ottimale da ordinare, facciamo alcuni calcoli semplici. Prima di tutto, moltiplichiamo la domanda annuale, 1000, per 2, e per il costo di ogni ordine, 50. Questo ci dà 100.000. Poi, dividiamo questo numero per il costo per tenere una scarpa in magazzino per un anno, 2. Il risultato è 50.000. Infine, calcoliamo la radice quadrata di 50.000, che è circa 223,6. Utilizzando la formula EOQ, possiamo calcolare la quantità d'ordine ottimale. Arrotondiamo questo numero a 224, perché non possiamo ordinare frazioni di scarpe. Quindi, la quantità ideale da ordinare ogni volta è 224 scarpe. Ordinando questo numero di scarpe, il negozio bilancerà al meglio i costi del fare ordini frequenti con i costi di tenere troppe scarpe in magazzino. Questo permetterà di minimizzare i costi totali di gestione dell'inventario. In pratica, significa che il negozio dovrebbe fare circa 4-5 ordini all'anno, 1000 scarpe diviso 224 per ordine, invece di ordinare più spesso in quantità minori o meno spesso in quantità maggiori. Adottare il pensiero Lean nella gestione del magazzino. Nel panorama aziendale odierno, estremamente competitivo, dove regnano sovrane efficienza e agilità, il pensiero Lean si è affermato come filosofia guida per le organizzazioni di tutti i settori. Originario del sistema di produzione Toyota, la metodologia Lean sottolinea l'incessante ricerca della riduzione degli sprechi e della massimizzazione del valore in ogni aspetto delle operazioni aziendali. Se applicato alla gestione del magazzino, il pensiero Lean trasforma la percezione tradizionale del magazzino da risorsa indispensabile a potenziale responsabilità, una fonte di spreco che può gravare sulla salute finanziaria e sull'agilità operativa di un'azienda. La gestione Lean del magazzino sfida la saggezza convenzionale che prevede il mantenimento di grandi scorte di sicurezza. Propone invece un approccio più snello e basato sulla domanda, in cui il magazzino è considerato come una passività da minimizzare, piuttosto che come un bene da massimizzare. Questo cambio di prospettiva richiede un cambiamento fondamentale di mentalità, passando dalla tradizionale mentalità per ogni evenienza a un approccio just in time più strategico. La gestione Lean del magazzino riconosce che l'eccesso di scorte maschera le inefficienze della catena di fornitura, come i lunghi tempi di consegna, i fornitori inaffidabili o i processi di produzione inefficienti. Riducendo i livelli di magazzino, questi problemi nascosti vengono portati alla luce, costringendo le aziende ad affrontare le cause profonde di sprechi e inefficienze. Questo ciclo di miglioramento continuo è il cuore del pensiero Lean, che spinge le aziende a cercare costantemente modi per ottimizzare i processi, eliminare gli sprechi e offrire il massimo valore ai propri clienti. Gestione dell'inventario. Just in time. JIT. Allinearsi alla domanda. La gestione dell'inventario just in time è una pietra miliare del pensiero Lean. Rappresenta una filosofia e una serie di tecniche progettate per allineare i livelli di produzione e inventario con precisione alla domanda dei clienti.
Il principio fondamentale del JIT è quello di ricevere materiali e produrre prodotti solo quando sono necessari, eliminando la necessità di grandi stock di sicurezza e riducendo al minimo i costi di stoccaggio. Ciò richiede un alto grado di coordinamento e collaborazione lungo tutta la catena di fornitura, dai fornitori alla produzione fino alla distribuzione. Il JIT si basa su diversi elementi chiave. Sistema pool. La produzione viene avviata in base agli ordini effettivi dei clienti o alla domanda a valle, piuttosto che in base a previsioni o programmi di produzione. Tempi di consegna brevi. I fornitori sono tenuti a consegnare materiali e componenti in modo rapido e affidabile per ridurre al minimo i ritardi e le interruzioni del processo produttivo. Alta qualità. Il controllo qualità è fondamentale in un sistema JIT, poiché eventuali difetti o errori possono propagarsi rapidamente attraverso la catena di fornitura, causando arresti della produzione e insoddisfazione del cliente. Forza lavoro flessibile. I dipendenti vengono formati per svolgere più compiti e adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione, consentendo una maggiore flessibilità e reattività alle fluttuazioni della domanda. L'implementazione della gestione dell'inventario JIT può portare a notevoli vantaggi, tra cui riduzione dei costi di inventario. Livelli di inventario più bassi si traducono in una riduzione dei costi di stoccaggio, delle spese assicurative e del rischio di obsolescenza. Miglioramento del flusso di cassa. Liberare meno capitale nell'inventario libera liquidità che può essere reinvestita in altre aree dell'azienda. Maggiore efficienza. L'eliminazione degli sprechi e la razionalizzazione dei processi migliorano l'efficienza operativa e la produttività complessive. Qualità migliorata. L'attenzione al controllo. Qualità in tutta la catena di fornitura porta a una maggiore qualità del prodotto e alla soddisfazione del cliente. Maggiore agilità. I sistemi JIT sono più reattivi ai cambiamenti della domanda, consentendo alle aziende di adattarsi rapidamente alle fluttuazioni del mercato. Nel mondo digitale di oggi, la tecnologia è diventata uno strumento indispensabile per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni e ottenere un vantaggio competitivo. La gestione del magazzino, un tempo un processo ad alta intensità di lavoro e soggetto a errori, ha subito una profonda trasformazione grazie all'avvento di tecnologie sofisticate che automatizzano le attività, forniscono visibilità in tempo reale e consentono il processo decisionale basato sui dati. Da scanner di codici a barre e sistemi di gestione del magazzino fino all'Internet delle cose e all'intelligenza artificiale, una vasta gamma di tecnologie sta rimodellando il panorama della gestione del magazzino, consentendo alle aziende di snellire i propri processi, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione del cliente. Queste tecnologie non sono solo miglioramenti graduali, ma piuttosto cambiamenti fondamentali nel modo in cui l'inventario viene tracciato, gestito e ottimizzato. Consentono alle aziende di allontanarsi da processi manuali e reattivi per approcci proattivi e basati sui dati, in cui i livelli di inventario sono ottimizzati in tempo reale, le potenziali interruzioni vengono anticipate e mitigate, e gli ordini dei clienti vengono evasi con rapidità e precisione. Questa trasformazione tecnologica non è priva di sfide. L'implementazione e l'integrazione di nuove tecnologie possono richiedere investimenti iniziali significativi, formazione dei dipendenti e riprogettazione dei processi. Tuttavia, i potenziali vantaggi, tra cui riduzione dei costi, maggiore efficienza, visibilità migliorata e maggiore agilità, superano di gran lunga le sfide per le aziende che cercano di prosperare nel mercato dinamico ed esigente di oggi. Abbracciare il futuro dell'ottimizzazione delle scorte. Mentre ci troviamo alle soglie di una nuova era nella gestione della supply chain, il futuro dell'ottimizzazione delle scorte è plasmato dalla convergenza di analisi dei dati, automazione e intelligenza artificiale.
Gli algoritmi di machine learning consentono alle aziende di generare previsioni della domanda più accurate, ottimizzare i livelli di scorte di sicurezza e automatizzare le attività di routine, liberando le risorse umane per concentrarsi su iniziative strategiche. L'integrazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale nei processi di gestione delle scorte non è semplicemente un aggiornamento tecnologico, ma piuttosto un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende affrontano il controllo delle scorte. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning eccellono nell'analisi di enormi quantità di dati, nell'identificazione di modelli e nel fare previsioni, consentendo alle aziende di andare oltre il processo decisionale reattivo a un approccio più proattivo e predittivo. Il viaggio verso una gestione intelligente delle scorte non è una destinazione, ma un processo continuo di miglioramento. Man mano che le tecnologie si evolvono e emergono nuove sfide, le aziende devono rimanere adattabili, abbracciando l'innovazione e cercando opportunità per ottimizzare ulteriormente le loro pratiche di gestione delle scorte. I vantaggi per chi naviga con successo in questo panorama in evoluzione sono significativi. Abbracciando una gestione intelligente delle scorte, le aziende possono sbloccare un mondo di vantaggi, tra cui riduzione dei costi, minori costi di detenzione delle scorte, riduzione degli sprechi e miglioramento dell'efficienza operativa. Maggiore efficienza, processi snelli, attività automatizzate e flussi di lavoro ottimizzati. Visibilità migliorata, informazioni in tempo reale sui livelli di scorte, la posizione e il movimento in tutta la supply chain. Migliore servizio clienti, evasione accurata degli ordini, consegne puntuali e maggiore disponibilità del prodotto. Maggiore agilità, capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda, alle fluttuazioni del mercato e alle interruzioni della supply chain. Il futuro dell'ottimizzazione delle scorte è luminoso, guidato dalla ricerca incessante di efficienza, visibilità e soddisfazione del cliente.